bentornati sul canale Spinner. Già avete visto in anteprima, eccoli qua, i miei jerk 130 spettacolari. Già l'avete vista nell'anteprima, ora li andiamo a realizzare. La cosa bella è che questi qua sono i primi modelli che ancora non ho postato e sono solo sfere, infatti cioè sentite come si muovono all'interno molto facilmente, mentre questi qua non sentite il movimento perché cioè sentite solo il laterale, movimento laterale, ma non sentite quello là orizzontale perché sono magnetici, si attaccano. Questo perché per garantire un lancio decisamente migliore. Guardate qua. Bene, andiamo a realizzare insieme. La struttura interna è questa qua. Eccola qua. Hanno messi dei magneti e delle sfere BB in acciaio. Più l'armatura passante ho anche semplificato moltissimo il passaggio, poi infatti più avanti vedete cosa ho modificato. Bene, come prima cosa andiamo ad allargarci i nostri fori di fissaggio. Io ne allargo solo due perché basta, ne ho fatti di più per essere più precisi, ma già due bastano. Mettiamo il nostro pezzo di PLA all'interno del foro. Bene, andiamo ad ingollarci all'interno i magneti con un po' di attack, che altrimenti ci rendono la vita impossibile. Ecco qua. Aspettiamo un pochettino che svistano e poi andiamo avanti. Bene, nel frattempo che l'attack faccia il suo effetto sull'altro pezzo, ci andiamo a creare la nostra sola passante in acciaio. Ciao ragazzi, per questo nuovo modello che ho creato, infatti faccio vedere a breve cosa va inserito per evitare di fare tutti i giri qua. Bene, una volta creato l'armatura passante abbiamo bisogno di uno split rig da 7,4 mm che non trovo più, eccolo qua, che va inserito all'interno così. Serve proprio ad andare in incastro qua la sua sede, dopodiché si va ad incollare tutto con l'attacco. Guardate qua, che spettacolo, semplice, veloce e resistente soprattutto. Bene, andiamo ad incollare. Questa è un'operazione che è un po' scomoda farlo mentre registro, poi vi garantisco che fatta normale, a creare un artificiale, ad incollarlo e chiuderlo ci metto 10 minuti neanche, mentre si registra è un po' più problematica la cosa.
Purtroppo qui in questa fase vi attaccate le mani di sicuro, però è l'unico modo per attaccarlo bene. Cercate di mettere lo split rig con la parte dove si apre sul ferro, poi faccio vedere meglio una foto che posto sul blog in modo da avere una chiusura perfetta. Bene, andiamo a chiudere. Allora, normalmente metto 4 bb, già l'ho provato con 4 bb e va bene, galleggia e va con la punta davanti, cioè rimane così nell'acqua, in modo che le sfere ritornano indietro. In questo qua ne voglio provare 5 perché voglio vedere se diventa pencil, cioè che rimane a mezz'acqua, o che affonda. Poi vi faccio sapere comunque sempre sul blog sui testi che farò. Bene, questo qua, guardate qua, farvi vedere, rimangono tutti attaccati perfettamente. Poi è scattato sopra perché non è chiuso, però vi garantisco che vanno tutti attaccati. Quando si lancia si staccano, vanno tutti indietro così, poi quando tocca l'acqua il peso che c'è davanti lo fa andare in questa direzione e si riattaccano tutti. Bene, chiudiamo. Attacco dappertutto. Mi raccomando solo non incollare le sfere BB. Andiamo a chiudere. Bene ragazzi, scusate ma si è staccato il telefono proprio mentre stavo per chiudere l'artificiale e oggi fa caldo, quindi soffrono anche i telefoni. E comunque consiglio vivamente di comprare queste pinzette, soprattutto per noi che vogliamo realizzare questi artificiali, perché ci aiuteranno molto nella fase di chiusura, e tenendo l'artificiale bello fisso in modo da fare interagire l'attack e farlo attaccare molto bene. Eccoci qua alla verniciatura. Oggi facciamo questo colore qua che è il mio preferito, è un rosa fluorescente. Poi faccio vedere perché preferisco il fluorescente rispetto al colore normale, che sicuramente aumentano le catture. Questo lo potete trovare sul mio blog, è la cover per la verniciatura, cioè ci ho fatto la giallo, praticamente va a incastro per effetto preciso, già anche montato. Bene, partiamo per la verniciatura. Guardate qua che spettacolo. Beh, facciamo essiccare e poi dopo andiamo avanti. Passiamo all'ultima fase, la resinatura. Ho collegato gli occhi che li potete scaricare sempre dal mio blog, eccoli qua, e li stampate e li attaccate prima di verniciarlo, cioè prima di resinarlo, e poi si passa alla resinatura finale. Io do sempre 3 mani belle piene, però già 2 vi potreste fermare, però la terza secondo me. Come vernice vi consiglio di non utilizzare quella che ho fatto vedere nel video, perché non mi piace, già è la terza artificiale che mi rovina facendo questo. Ma vi consiglio di utilizzare la Vallejo,
poi posti il link. Ma i colori che dovete acquistare ne so pochi, perché calcolate che usciamo già a stampare con una base di colore ottimale per i nostri artificiali, tipo il bianco ce l'abbiamo, basta stampa con il PLA bianco e già abbiamo tutto l'artificiale di colore bianco. Rispetto agli altri che li fanno in legno e quindi devono partire da zero con la verniciatura, il bello del 3D è proprio questo, che già abbiamo una base verniciata. I colori sono il rosa fluo, verde fluo, se volete cioè alternate o un verde o un giallo, tanto bene o male stiamo sulla stessa base di colore, ma non deve mancare assolutamente l'arancione fluo, perché con l'arancione nel cambio luce vi garantisco che c'è qualcosa di particolare, soprattutto per i serra e per i barracuda, che li attira tantissimo. Forse lo vedono tipo sangue, non lo so, boh. Di sicuro i loro occhi non vedono come i nostri, quindi una cosa che piace a noi di sicuro non può piacere a loro, quindi non stiamo a quello che piace a noi, ma dobbiamo stare a quello che piace a loro, e questo ve ne accorgerete solo avendo molta esperienza con lo spinning. Quindi quello che vi posso consigliare è il rosa. Il rosa è molto attrattivo per molti specie di pesce, soprattutto per la ricciola piace tanto il rosa, ma anche per le occhiate, spigole. Rosa e bianco è la colorazione perfetta da alternare ovviamente con il giallo e nero, che il giallo e nero non va a sporca, vi garantisco che attira tantissimo. Questo non è fluo, questo è giallo semplice, infatti speravo che arrivava fluo come questo qua. Il verde che ho, questo verde qua è spettacolare perché è fluo, poi a fine video faccio vedere la differenza. E beh, poi c'è la colorazione normale che stampate con un grigio metallizzato, un azzurro e del poco di nero. Quindi i colori che servono è azzurro, questo qua, rosa o giallo verde fluo, e l'arancione fluo. Bene, andiamo a far attaccare la prima mano con l'UV, mi dato un bel po'. Mi raccomando, a questa zona qua cercate di riempirla per bene nelle giunture, perché va a finire dentro l'acqua dentro. È un po' più difficile con questa versione qua perché ho pensato a chiuderla molto bene, è molto più sigillata rispetto all'altra, però comunque puoi infilarci l'acqua all'interno. Bene ragazzi, ecco il progetto finito. UV, come avevo detto, un po' di acqua è bagnato perché ho fatto la prova e va giustamente affondante, quindi rispetto a questo qua con 4 bb, questo galleggia, questo tende a affondare lentamente, però comunque affondante. Quindi 4 bb galleggiante, ma è proprio così, o di così. Questo qua 5 bb affondante, affonda lentamente, però comunque tende ad affondare. Bene, la differenza che volevo far vedere tra i colori è questa qua, guardate. Alexa, spegni luce. Ok. Guardate con una luce UV cosa succede. Guardate il verde, guardate il rosa. Questo qua è grigio, praticamente non si vede. Guardate questo qua verde fluo, nella telecamera non si vede, però vi garantisco che è proprio acceso. Guardate il rosa, questo qua invece è un giallo normale, guardate la differenza tra il giallo e il verde. Abbiamo questa
differenza noi che li realizziamo in 3D, che è proprio che si illuminano in acqua. No, c'è da capire se comunque il loro occhio è progettato in modo che riescono a vedere con un UV particolare, perché questi colori qua di notte o sul cambio luce funzionano tantissimo. Alla prossima ragazzi.